Ciao amici del bosco, vi faccio vedere come sta il mio orto di giugno. Dopo tanto lavoro, questo è il momento dei grandi raccolti. Facciamo un giro insieme e riempiamo questo cestino. Iniziamo dalla Jugal Culture, che è questo meraviglioso cumulo fatto di materia organica accumulata che sta producendo tantissimo. Oggi raccolgo bietole, insalata e anche fragole. Facciamo un bel minestrone. Questa tecnica sta dando dei bei risultati, siamo solo all'inizio, in realtà questo cumulo dovrebbe diventare addirittura più produttivo negli anni. Questa è una bella insalata che è maturata qua. Una cosa importante però è che su questo tipo di tecnica c'è bisogno di intervenire con l'acqua, a meno che non si viva in una zona dove piove spesso. Se si asciuga troppo il cumulo poi il processo si blocca, quindi bisogna annaffiare. Guarda che c'è una bella lumaca! Questa la devo trasferire, altrimenti mi fa danno qua. Vediamo come stanno le rape rosse. Questa praticamente è uscita fuori, quindi la prendo. Un po' piccolina, ma dipende dal fatto che quando ho comprato le piantine non mi sono accorta che ce n'erano tante tutte attaccate l'una all'altra. Quindi sono venute un po' fitte. Mettiamo anche questa nel minestrone. Ci sono anche le fragole da raccogliere. E adesso per fare compagnia alle fragole andiamo a raccogliere le ciliegie. La mia food forest sta facendo grandi progressi. Questo è il primo anno che ho un raccolto di ciliegie abbondanti. C'è questo albero e là dietro ce n'è un altro bello carico. Quindi significa che gli alberi cominciano a crescere, ad essere pronti a darmi tanti frutti. Questo è il momento che stavo aspettando. Faccio vedere anche l'altro ciliegio, ce ne sono un sacco e anche più grande di questi. Solo che come ci arrivo là adesso? È diventato troppo grande. Però ti faccio vedere un trucchetto, guarda. Questi sono i festoni che abbiamo messo contro gli uccelli e li utilizzo anche per attirare i rami. Per la frutta si preannuncia una grandissima annata. Non so se dipende dal fatto che l'anno scorso non ce n'è stata per niente, ma quest'anno è veramente un'esplosione. Questo è il famoso melo Francesca, un frutto antico che sta qua ormai dal primo anno, credo dal 2013, all'inizio della mia food forest. Questo è il primo anno che è veramente pieno di mele, quindi se riesce a portare avanti il raccolto facciamo veramente una scorpacciata di mele. Ed è pienissimo anche questo, è il melo che abbiamo potato con Pietro. È stracarico, qui bisogna addirittura diradare i frutti perché altrimenti non ce la farà mai a portarli tutti a termine e verranno troppo piccoli, però insomma per adesso stanno veramente bene. I frutticini che scarto, che fa cadere la pianta, li butto nel compost. Quando saranno finite le ciliegie sarà il momento delle visciole che stanno cominciando a diventare rosse in questo momento. Avevo messo un albero e nell'arco di pochissimo tempo si sono diffusi, hanno fatto tanti altri alberelli. Adesso ce ne sono addirittura 4, tutti produttivi, anche il più piccolo ha già le visciole. Li potrò utilizzare in vari modi, li posso mangiare così, sono molto meno dolci delle ciliegie, ma quest'anno farò una ricetta tradizionale, le metterò a fermentare al sole con lo zucchero. Vedete che forza che ha la food forest, dopo tutto si riproduce da solo, acquisisce una forza enorme e dà veramente raccolti abbondanti. Posso anche provare, non sono sicura del risultato, ma posso anche provare ad innestare questo visciolo con uno dei miei ciliegi con i frutti più grandi. Gli innesti sono efficientissimi per moltiplicare la food forest. In questa zona crescono tutti i meli cotogni da un vecchio melo che si trova là. Sono stati innestati con dei peri e quest'anno, guardate qua, non so quanto vivranno questi alberi, ma intanto un bel raccolto ce lo fanno. Il portainnesto è rimasto più piccolo del tronco di pero. Questo potrebbe creare nel tempo dei problemi alla pianta. Comunque intanto funziona e poi miglioreremo la tecnica. Guarda quel merlo, si è volato, si mette sempre su quel ramo secco a cantare e canta verso la campagna. Chissà chi lo ascolta. La mia struttura sta prendendo vita.
Vedete, qua sono nati tutti i fagiolini rampicanti, ancora sono piccoli, ma loro si dovranno proprio arrampicare sulla struttura. Quindi prossimo video di luglio o di agosto avremo tutto ricoperto di verde con i fagiolini pendenti. Le fave invece sono a fine ciclo, adesso aspettiamo che i baccelli rimasti si secchino sulla pianta, e così li potremo utilizzare o come fave secche da cucinare o come semi per il prossimo anno. Vedi che è gialla e si vede che le fave dentro sono abbastanza grandi. Se li mangi adesso sono già abbastanza dure. E qua ci sono i pomodori, li avete visti piccoli, appena piantati, con la loro struttura di protezione con il telo. Sta funzionando perché i pomodori stanno crescendo bene. Il telo adesso lo teniamo alto perché in questo periodo bisogna che avvenga l'impollinazione. E adesso andiamo sotto al tunnel. Qua sotto si sta molto più freschi. Andiamo a vedere se sono pronti i ravanelli. Ecco qua, il mio piccolo ravanello. Del ravanello non si butta niente, si mangia la radice, ma si mangiano anche le foglioline. Io ci faccio il pesto. Guardate com'è bello il mio grano. La prima volta che coltivo il grano. Ma molto più bello è il farro. Guardate che spettacolo, anzi se qualcuno sa come battere a mano il farro e tirare fuori i semi me lo scriva perché non so proprio come fare, quindi me li devo mangiare con la buccia. E laggiù c'è anche il lino che è stupendo, è un tappeto blu. E raccogliamo anche i carciofi, questa è la terza crescita e sotto c'è anche il quarto carciofino, se ci riesce facciamo ancora un altro raccolto. Vedi, qui c'è il piccolino che cresce, sarà il prossimo raccolto, intanto io mi taglio il grande. E qui c'è un altro raccolto che adoro della primavera, che sono i piselli. Questo è l'albicocco, non vedo l'ora che siano mature le albicocche. Ecco, qui ci sono altri pomodori, Questi sono un po' più grandi, per fortuna. Comunque noi i pomodori li abbiamo dovuti mettere tardi perché faceva ancora freddo e quindi scusate, sono indietro, ma arriveranno. Taglio anche questi fiori di aglione, si possono utilizzare, questi steli nella parte più tenera si possono utilizzare anche per fare la pasta, per esempio, come condimento. Stanno crescendo anche le patate, queste sono quelle seminate con il metodo di root stout, guardate questa che bei fiori che ha. Ho aumentato la pacciamatura, vedremo il raccolto più avanti. E prima di andare a preparare la cena con tutto il raccolto del mio orto a giugno vi faccio vedere come sta lo stagno. È stato anche lui risistemato, vedete questo bel bordo di sassi e ghiaia è stato messo qua per evitare quel collegamento di cui vi avevo parlato tra l'acqua e la terra, in modo da evitare che continuamente l'acqua dello stagno venga attratta dalla terra asciutta. Ed è anche molto più bello da vedere così. Il mio angolo. E sono sicura che siate curiosissimi di vedere come sta l'orto di Filippo. Eccoci qua. Filippo è dietro la telecamera, ma è lui l'autore di questo meraviglioso orto. Allora Filippo, questi sono tutti meloni, giusto? 3 meloni, poi qui c'è il sedano, lì c'è un pomodoro, là ci sono dei rovi. Ragazzi, è bellissimo l'orto di Filippo, diventerà il più bello di tutto il bosco di Ogygia. Dall'orto di giugno è tutto, continuate a seguire il bosco di Ogygia perché vi aggiorneremo sulla crescita della nostra food forest. Ci vediamo presto, mettete un bel like. Ciao!